Stai ascoltando una voce artificiale, generata in italiano da Eleven Labs in meno di 10 secondi. Hai appena sentito una voce che ho generato prima di iniziare a registrare questo video. Sul mio canale Motivazione Stoica ho usato questa tecnologia su più di 200 video pubblicati. In questo tutorial ti spiego come scegliere la voce italiana giusta su Eleven Labs e come generarla da un testo senza microfono. Prima di vedere lo strumento, voglio rispondere a una domanda che probabilmente stai già facendo. Perché dovrebbe interessarmi? Sono un professionista, appaio in video, ho già la mia voce. Ci sono almeno 3 situazioni in cui una voce generata ti può essere utile, anche se ti registri con una videocamera. La prima è la narrazione durante la registrazione di uno schermo. Quando spieghi un software o una procedura, è difficoltoso registrare la voce mentre riprendi lo schermo e gestisci il mouse contemporaneamente. Puoi scrivere lo script, generare la voce in Eleven Labs e montare tutto in CapCut separatamente. In questo modo hai una qualità costante, nessun rumore di fondo e fai tutto in meno tempo. La seconda è la creazione di contenuti formativi per i tuoi clienti. Video di benvenuto, moduli di un corso, tutorial. Li scrivi una volta, generi la voce, monti il video. Non devi fare una sessione di registrazione ogni volta che aggiorni un contenuto. La terza è un canale secondario tematico. Il mio canale Motivazione Stoica ha oggi più di 3.000 iscritti, è stato monetizzato in meno di 60 giorni e ha più di 200 video pubblicati. Non ho mai registrato la mia voce per quel canale. Ogni narrazione è generata con Eleven Labs in italiano. Funziona perché la voce è naturale e il contenuto è utile e lo strumento fa il resto. Non fingi di essere qualcun altro. Stai usando uno strumento professionale per produrre contenuti di qualità più rapidamente. Eleven Labs si usa da browser. Vai su elevenlabs.io e crea un account. Esiste un piano gratuito che ti dà ogni mese 10.000 crediti, sufficiente per provare lo strumento e capire se fa per te. Quando avrai bisogno di produrre più contenuti in modo continuativo, i piani a pagamento sbloccano più caratteri mensili, accesso a voci aggiuntive e qualità audio superiore. Nella descrizione di questo video trovi un link affiliato a Eleven Labs. Se ti iscrivi a un piano a pagamento tramite quel link, ricevi una piccola commissione. Nessun costo aggiuntivo per te. Quando accedi, l'interfaccia principale si divide in varie sezioni. Quella che ci interessa oggi si chiama Text to Speech. La trovi nel menu laterale sinistro. Qui scrivi il testo e generi la voce. Prima di scrivere il testo da generare, scegli la voce giusta. Vediamo come. Eleven Labs ha una libreria di voci enorme, centinaia di opzioni in decine di lingue. Per trovare la voce italiana giusta, in meno di 5 minuti, clicca sul selettore della voce in alto. Si apre una libreria. Usa il filtro delle lingue selezionando italiano. Così la lista delle voci disponibili mostra solo quelle in italiano. Per ogni voce vedi alcune informazioni, il nome e le caratteristiche della voce. Puoi ascoltare un'anteprima cliccando sul play alla destra del nome. Per un contenuto professionale puoi scegliere un tono formale. Un coach che parla a professionisti vuole un tono caldo ma autorevole. Alcune sono più lente e posate, altre più dinamiche. Verifica la precisione della pronuncia italiana. Ascolta almeno 3 o 4 voci prima di decidere. Usa sempre lo stesso testo di prova per confrontarle. Ti consiglio di usare un paragrafo di un tuo script, non il testo di anteprima. Quando hai trovato la voce adatta, cliccaci sopra per selezionarla. Puoi cambiarla in qualsiasi momento, ma sceglila prima di iniziare a generare, per non dover rifare tutto. Una cosa prima di continuare, sto costruendo Credo Lab Italia mentre lo documento, le strategie che provo, i risultati che ottengo e gli errori che faccio. La parte che non finisce nei video la condivido nella newsletter. È più diretta, più personale, è come parlare con me senza la telecamera accesa. Se vuoi seguire questo percorso da vicino, il link per iscriverti è in descrizione, è gratis. Ora la parte pratica. Hai selezionato la voce, sei nell'editor Text to Speech. Lo spazio grande al centro è dove incolli o scrivi il testo. Ti do qualche consiglio per ottenere un risultato migliore. Usa la punteggiatura con precisione. Un punto crea una pausa naturale, una virgola crea una pausa breve. Eleven Labs legge la punteggiatura. Se non la metti, la voce diventa piatta e poco naturale. Evita le abbreviazioni. Se scrivi S invece di esempio, la voce può sbagliare. I blocchi di testo conviene tenerli sotto i 1000 caratteri per volta. La generazione è migliore e puoi anche riscoltare e correggere una sezione alla volta. A destra trovi dei cursori che controllano la qualità della generazione. Il primo è la stabilità. Valori alti producono una voce più uniforme e professionale. Valori bassi introducono più variazione emotiva, ma possono risultare instabili. Per contenuti professionali imposta la stabilità tra 60 e 75. Il secondo è la similarity, quanto la voce generata rimane fedele al campione originale. Tienila alta tra 75 e 85 per mantenere le generazioni simili.
Il terzo è lo Style Exaggeration. Per video professionali lascialo basso o a zero. Valori alti rendono la voce teatrale, che può essere utile per intrattenimento, non per i tutorial. Quando sei pronto, clicca Generate Speech. Eleven Labs impiega pochi secondi. Ascolta il risultato e se qualcosa non ti convince, puoi rigenerare o modificare il testo e riprovare senza perdere la configurazione. Quando sei soddisfatto, scarica il file audio cliccando sull'icona Download in basso. Il formato di default è MP3, che è compatibile con CapCut e qualsiasi software di montaggio. Ora hai file audio e puoi importarli in CapCut. Apri CapCut Pro e il progetto del tuo video. Nella timeline hai già le clip video, la registrazione video dello schermo e le tue riprese con la videocamera. Ora aggiungi una traccia audio separata. Vai su Importa e seleziona il file audio scaricato da Eleven Labs. CapCut lo carica nella libreria del progetto. Trascinalo sulla timeline sotto la traccia video. Si crea automaticamente una nuova traccia audio. Ora sincronizzi. Se la voce spiega un processo che vedi sullo schermo, ascolta la narrazione e allinea i tagli video ai momenti chiave del parlato, non il contrario. La voce guida il ritmo del montaggio. Se invece la voce copre solo una parte del video, l'introduzione, un segmento specifico, posiziona la clip audio dove inizia quel momento nella timeline. Un accorgimento finale. Abbassa il volume della traccia video originale quando la voce generata è attiva. In CapCut puoi farlo direttamente sulla clip. Abbassa il volume del video per evitare che i rumori di fondo coprano la narrazione. Il risultato finale è un video con narrazione professionale, audio pulito senza dover fare una sezione di registrazione separata. Questo è il flusso di lavoro che uso su Motivazione Stoica: testo, generazione della voce, montaggio e pubblicazione. Se questo tutorial ti è stato utile, nella newsletter trovi anche quello che non metto nei video, le strategie che sto provando, gli errori che ho fatto e i risultati del canale. Il link è in descrizione, è gratis. Nel prossimo video ti spiego come gestire l'audio in CapCut in modo professionale per portare la qualità sonora dei tuoi video al livello successivo.